vede da qua, magnifico! E quella, ragazzi, è la strada che dobbiamo fare. Quella giù è la strada che prenderemo fra poco. Ma è la pista Polysteel. Sì, siamo ancora alti, ma scenderemo fino a lì. Queste curve un po' così ampie ci ricorda la strada in Romania, la Transfagarasan. Non so se avete visto il video, se non l'avete visto andatelo a vedere nella playlist della Romania, perché anche quella è stata veramente una bellissima strada da fare con il nostro destriero Charlie. San ricordo, lì ci sono. Sì, sì, Fede si gasa perché pensa di essere in Formula 1, quei cordoli bianco-rossi, vero? Impegnativa la strada. Ci sono delle discese e delle salite belle impetuose. Visto che eravamo lassù, insomma, siamo scesi un bel po'. Freno motore come se non ci fosse un domani. Vero? Giallino è qui che si diverte anche lui. Ma speriamo che invece non ci mandi a quel paese. Diciamo che in qualche paese ci ha mandato, sì. Più di uno, Una trentina, ma nel senso buono del termine. Abbiamo parcheggiato di nuovo Charlie perché abbiamo visto un affaccio panoramico da urlo. C'è un vento qua su. Speriamo si senta l'audio perché c'è tantissimo vento. Preparatevi. È bellissimo! Mamma mia! Oh, oh, oh. Guardate che meraviglia! Qui si vede tutta la strada che andremo a percorrere a breve. Fa tutto il giro di sotto, gira di là e abbiamo deciso di fermarci in un posto che ci hanno consigliato i nostri amici Stefano e Anna Rosa. Grazie ragazzi, vediamo se c'è posto. Vediamo se ci arriviamo intanto. Cioè, che è detta così? No, se ci arriviamo che lo troviamo, che è libero, che appunto c'è posto. E anche perché il sole ce ne abbiamo abbastanza, ma non poi così tanto. Sì, poi non mancano molti chilometri, ma poi anche perché onestamente, insomma, guidare tutto il giorno da stamani in quelle quote è abbastanza impegnativo. Quindi anche noi e per Charlie. Per Charlie, insomma, vogliamo fare posare i freni, tutto quanto, e poi noi dobbiamo sempre lavorare, quindi occupare un po' il resto della giornata con tutte le varie attività. Poi ogni 5 minuti ci fermiamo a fare le foto, i video, quindi se un comune mortale ci mette mezz'ora, noi ci mettiamo 3 ore. Vabbè, ragazzi, altrimenti non vedreste queste immagini, quindi è meglio andare lenti. Qui si vede tutto il muraglione della diga. Che il lago era un laghetto artificiale. Ora vediamo se scendendo giù si vede meglio da un'altra prospettiva. Ragazzi, guardate la tagine gigante. Guardate com'è fatta bene, Si casca sempre lì, nel mangiare. Ma scusa, è uguale, infatti. cioè ci cade l'occhio. Ne abbiamo viste così tante di queste tagine di terracotta che ce l'ha ricordata subito.
amici, iniziano le gole del Todra. Buona visione! Si è fatta bella strettina e anche bella sterratina. è un pezzo sterratina qui avanti, e questi passaggi sì, sterrati ci sono sempre. Qui in due mezzi, no, diciamo che ci si passa via, è abbastanza larga, però guardate che pareti, che meraviglia. Tutta sterrata, non me lo aspettavo. No, Ma te lo sapevi che era sterrata? no, però è un pezzo sterrata probabilmente, vedi, ci sono alcuni passaggi e poi si risale sulla parte asfaltata, quindi va percorsa molto lentamente, alla nostra maniera. Che eco! Che bellezza. Qui ovviamente c'è solo il letto del fiume e l'acqua non c'è. Colpa della diga. Eh sì, la diga ha sbarrato tutto. Che passaggio! Oggi l'abbiamo spremuto. Stavo registrando e il ragazzo è passato col motorino e ha fatto così, non so se l'avete visto. Sono troppo simpatici. Wow! Che bellezza, ma poi questo con questa colore, luce, è questo luce, con questa luce e con questo colore delle rocce, è un abbinamento veramente un incanto. Guardate queste rocce, che forme, che striature. Sembra una montagna sdraiata. Sì, sì, cioè, incredibile. Ogni curva è un sussulto, Ma guarda quella roccia lassù, guardate là. Io è meglio che guardo Sì, te Fede è meglio che guardi le buche, perché insomma la strada, diciamo che ogni tanto c'è l'asfalto, ecco, diciamo così, ci sono delle chiazze d'asfalto ogni tanto, è abbastanza sterrata in questo punto. Mamma mia, guardate questo. Se vedete tutte le immagini mosse così, non vi preoccupate, non siamo impazziti o è impazzita la GoPro. È la strada che non è pianeggiante, quindi abbiate pazienza. In una buca prima mi si è spento il motore, io pensavo di aver bucato, invece mi si era spento il motore. Ci sono delle buche abbastanza profonde ogni tanto, sì. Bisogna prestare attenzione per chi guida, per non lasciarci qualche semiasse magari. Todra, sei veramente un patrimonio naturalistico non indifferente. Guardate qua. Abbiamo poi la luce del sole alle spalle che rende questi colori bellissimi. È vero, cioè siamo monotoni, ce ne rendiamo conto, diciamo sempre bellissimo, stupendo, però le emozioni sono queste, ragazzi. Che schifo non si può dire qui. No, cioè è una roba, poi ci sono questi sassolini qua sulle pendici che, mamma mia, e dici, ma speriamo non caschino. C'è anche il mini
areto, mini un areto. Guardate carino che è. Sembra anche nuova questa moschea. Vediamo anche la prima palma in solitaria. Ciao Palmina! Siamo già scesi di quota, non ve l'abbiamo detto, sui 1400-1500, quindi insomma ben diverso dalle quote di oggi. Anche più caldo infatti, quasi 20 gradi. Motociclisti oggi si divertono. Ciao belli. Allora ragazzi, come potete vedere dalla quantità di camper e movimento di persone, ora attraversiamo un punto iconico veramente della Valle del Todra, che è questo spacco fra queste due rocce. La strada passa proprio qui sotto nel mezzo e niente, vi lascio parlare le immagini. Questo è un punto veramente meraviglioso e turisticissimissimo, tant'è che tutti i venditori hanno esposto la mercanzia qui lungo la parete. Ci sono anche i ragazzi che giocano a calcio. Ciao! Come vi dicevamo, il calcio non lo mollano. Qui c'è l'acqua però, Qui c'è l'acqua, stranamente. Questa è un'altra sorgente. È vero, pensavamo che l'acqua con la diga superiore che non ci fosse più qua giù più a valle, e invece sorpresa l'abbiamo ritrovata. Ci stavamo domandando, ma i fulmini turistici, bus, non ne vediamo nemmeno uno, perché questa è di fatto la parte quella più stretta dove portano tutti i turisti, e infatti vedete qui c'è ad esempio un pulmino che fa manovra. Qui vendono di tutto, tappeti, berberi, bellissimi, camicie, pantaloni, guardate che roba, vestiti berberi. Lo vedete com'è stretta, non si vede la luce del sole. Incredibile, bellissimo questo passaggio. Come vedete ai lati della strada c'è il cartello di divieto di fermata e sosta, non è possibile parcheggiare qui, ma c'è il parcheggio superiore che vi ho fatto vedere prima, probabilmente c'è un altro parcheggio più a valle, quindi si può fare a piedi.
E qui si sono inventati di tutto di più, tra localini, ristoranti, bar, piccoli hotel, negozi d'abbigliamento, di tutto di più. C'è un piccolo parcheggio, Ma il nostro è a 5 km. quindi siamo quasi arrivati. È uno dei posti più belli. Se venite da queste parti, questo è il punto un po' più iconico, potete farlo a piedi, il tratto è breve, questo il tratto più stretto. Wow ragazzi, sempre più bello! Ora si è aperta la vallata e abbiamo questa oasi di palme qui alla nostra sinistra, veramente sempre lungo il letto del fiume. E poi è il palmetto di Tinghir, perché questa Giusto. è Tinghir. Infatti ci stiamo avvicinando alla cittadina di Tinghir che, se vi ricordate, siete stati attenti, ci siamo già stati. Ci aveva sorpreso anche il maltempo, la grandine, e a quel punto siamo scappati verso il deserto Merzouga e verso il lago. Quindi adesso le strade si ricongiungono e da lì poi andremo in un'altra direzione nuova, sconosciuta, ma vi spiegheremo meglio più avanti. Ci siamo fermati davanti a questo punto panoramico, vi facciamo vedere anche la nostra destinazione. Praticamente dobbiamo fare tutto il giro e arrivare sull'altro versante. C'è un bel parcheggio anch'esso panoramico e il nostro piano è appunto di andare a dormire lì, perché ce l'hanno consigliato i nostri amici e dicono Che ci sia una vista spettacolare. e che sia un posto speciale. Quindi Vediamo che margine di miglioramento abbiamo. E questa è la città di Tinghir, quella che ci ha ospitato in un parcheggio dove abbiamo steso tutti i nostri panni nello stand di panni, e poi ci è toccato, questo ce lo ricordiamo, metterli velocemente dentro Charlie perché era arrivata la bufera d'acqua, e quindi siamo stati 2 giorni con lo stand di panni aperto dentro e i panni umidi. Ce lo ricordiamo. Ed è anche per questo motivo che quel giorno poi non ci siamo avventurati qua. Esatto. E era pieno di neve, freddo, piovoso, cioè come fai? Come avete capito, le perturbazioni sull'Atlante arrivano, vanno, vengono e il clima cambia velocemente perché ci sono quote elevate, ci sono cambiamenti appunto repentini. Quindi magari da un giorno all'altro fa la differenza fare queste strade. E poi sinceramente con il sole è più bello fare quelle gole, le riprese, tutta una serie di cose. Quindi arrivati a Tinghir la scorsa volta ci siamo detti non ci piace affrontare le gole, e parlo al plurale, poi capirete perché ce ne sono altre di gole, non è finita qui. E quindi abbiamo preso un po' di tempo, visto che il tempo ce l'abbiamo a disposizione, e siamo andati nella zona del deserto dove più o meno il clima è sempre stabile. Ma ora questa parte ci mancava e visto che il tempo è migliorato, siamo qui. Eccoci, siamo arrivati! Ragazzi, siamo arrivati al parcheggio che si chiama Panorama. Panorama, ed è vero, è un bellissimo panorama. È un panorama stupendo su questa oasi di palme, rigogliosissima tra l'altro. Noi pensate venivamo da là, abbiamo fatto tutto il giro dall'altro lato, siccome non c'è strada che collega le due sponde, abbiamo fatto tutto il giro fino alla città di Tinghir,
poi nuova strada e adesso siamo qui. Ma ci è arrivata la segnalazione perché sennò c'è su Park Fortnite questo posto, però ce l'hanno suggerito i nostri amici perché non è che si trova proprio dietro l'angolo. Purtroppo c'era una chicca, ma è chiusa. Però va a sapere che domani non apre. C'è un piccolo chioschetto qui dietro, un signore qui della zona, ci hanno detto i nostri amici che cucina, fa tagine, pizza berbera, tutti couscous, omelette, tutti i piatti locali a prezzi irrisori, sono molto buoni perché i nostri amici l'hanno assaggiati e hanno detto provateli perché ve le porta direttamente al camper. Il parcheggio tra l'altro è gratuito, possiamo stare quanto vogliamo, quindi possiamo aspettare. Chissà se apre, magari si è preso un po' di giorni di ferie. Noi ora ci riposiamo perché abbiamo fatto tantissimi chilometri e direi che possiamo chiudere il video qui. Grazie amici di essere stati con noi come sempre, un abbraccione, ci ritroviamo con le prossime avventure, non mancate perché promettiamo scintille e faville. Scintille magari no, nel senso però buono. Faville sì. Sì, forse scintille Meglio vabbè, di no. è meglio di no, ma faville sì, dai. Faville sì. E quindi alla prossima, grazie, lasciate un likeone con il pollicione. Ringraziamo tutti i nostri abbonati e tutti i nostri sostenitori. Shukran, come fanno da Shukran. queste parti, grazie. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E ciao dal Super Marocco! Alla prossima! Ciao ciao!